Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, o bentornati. In questa lezione per principianti vedremo c'è e ci sono in italiano, vedremo come si usano e poi faremo anche un piccolo esercizio pratico insieme, così che potrete consolidare la mia spiegazione. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulla rotellina in basso a destra sulle impostazioni, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. C'è e ci sono delle espressioni che vengono utilizzate in italiano per esprimere la presenza di una persona, di una cosa o di un animale in un luogo. Allora, c'è viene utilizzato con un elemento al singolare. Per esempio, c'è una banana in frigo, oppure c'è una persona alla porta. Ci sono invece viene utilizzato al plurale per indicare la presenza di due o più elementi. Per esempio, ci sono 2 banane in frigo, potremmo anche dire ci sono delle banane, ci sono 4 banane, 5 banane, ci sono molte banane, quindi l'importante è che siano più di 2 elementi, ok? 2 o più elementi. Alla forma interrogativa poi cosa facciamo? Semplicemente cambiamo l'intonazione della voce. Per esempio, c'è del pane sul tavolo? Oppure ci sono delle pesche in frigo? Quindi cambiamo l'intonazione. Alla forma negativa invece mettiamo non e poi c'è oppure non ci sono. Per esempio, non c'è più frutta in frigo, oppure non c'è nessuno qui, o anche non ci sono più pesche in frigo, ok? E poi c'è e ci sono si può utilizzare ovviamente anche in altri tempi e modi verbali, quindi possiamo utilizzarlo per esempio al futuro, e al futuro diventerà ci sarà, ok? Ci sarà, oppure ci saranno per il plurale. Possiamo poi dire magari al condizionale ci sarebbe al singolare o ci sarebbero al plurale, ok? E poi possiamo utilizzarlo anche magari all'imperfetto, c'era al singolare e c'erano al plurale. Ecco, questo per darvi proprio qualche esempio di come si può poi tradurre in altri tempi verbali. E poi utilizziamo c'è o ci sono anche per riferirci al tempo atmosferico. Per esempio, oggi c'è il sole, oggi c'è vento, oppure potremmo dire anche ci sono le nuvole oggi, ok? Poi adesso vi faccio vedere una particolarità, vi darò 2 frasi e cercate di indovinare qual è quella giusta, quale secondo voi è la frase giusta, e poi vi spiego perché. Allora, la frase è la seguente: nel soggiorno c'è un divano, un tavolino e un tappeto. Seconda opzione: nel soggiorno ci sono un divano, un tavolino e un tappeto. Allora, quale tra queste due per voi è la frase corretta? La seconda frase è la frase corretta. Perché? Questo vi ho fatto questa domanda, un po' una domanda a trabocchetto, un tranello, ecco, per vedere un attimo come rispondete. Mettetelo nei commenti anche se l'avete appunto azzeccata oppure no. Allora, questo perché? Perché in realtà sì, c'è un soggetto al singolare che segue un divano, vediamo un divano, poi vediamo un tavolino e un tappeto, ma questi sono 3 elementi, giusto? Sono 3 elementi, è come se ci fosse una lista di cose, quindi in realtà il soggetto è plurale e quindi dovremmo utilizzare ci sono, non c'è. Se volevamo utilizzare magari c'è, allora avremmo dovuto dire nel soggiorno c'è un divano, c'è un tavolino e c'è un tappeto, quindi tutte le volte avremmo dovuto ripetere c'è.
ok? Quindi come è, questa appunto è la regola quando abbiamo una lista di elementi, quindi totalmente sarebbe un plurale, allora dobbiamo utilizzare ci sono. Allora adesso tocca a voi, 6 frasi da completare, le faremo una per una e vi darò circa 5 secondi, ecco, se avete bisogno di più tempo mettete un attimo il video in pausa e dovrete completare con c'è oppure ci sono. Partiamo allora dalla prima frase. Una bicicletta sul balcone. Allora, come la completiamo questa frase? C'è, giusto? C'è perché il soggetto di cui indichiamo la presenza è singolare, si parla solo di una bicicletta, quindi c'è una bicicletta sul balcone. Frase numero 2, 3 gatti sul tetto. Allora, cosa mettiamo qui? Ci sono, giusto? Ci sono perché anche qui si parla di 3 gatti, quindi è un elemento plurale, in questo caso sono 3, ecco 3, quindi bisogna utilizzare ci sono. Frase numero 3, una donna nel giardino. Cosa mettiamo qui? C'è, giusto? C'è perché si parla di un elemento singolare che è una donna, giusto? Quindi mettiamo c'è. Numero 4, oggi la nebbia. Come la completiamo questa frase? C'è, giusto? C'è e in questo caso ci riferiamo al tempo atmosferico, come vi dicevo, e ci sono diverse espressioni, appunto parlando del tempo atmosferico, in cui utilizziamo c'è il sole, c'è la pioggia, c'è la nebbia, ecco, quindi in questo caso c'è la nebbia. E poi abbiamo la frase numero 5, degli aerei in cielo. Ci sono qui, ci sono perché è un soggetto plurale, si parla di degli aerei, quindi alcuni aerei, qualche aereo, ecco, sarebbe, ecco, quindi si parla di molteplici aerei, quindi non un aereo, ma degli aerei, e quindi utilizzeremo ci sono. E infine la frase numero 6, una rosa, un'orchidea e un cactus in giardino. Come la completiamo? Ci sono, giusto? Ci sono e questo segue la regola che avevamo visto in cui appunto quando abbiamo una serie di elementi come se fosse una lista, quindi totalmente abbiamo in questo caso 3 elementi, quindi plurale, allora bisogna utilizzare ci sono, anche se sono enumerati uno per uno con un articolo, per esempio indeterminativo, in questo caso al singolare. In realtà si tratta di una lista e quindi soggetto plurale, in questo caso mettiamo ci sono. E quindi questo appunto è tutto per la lezione di oggi, spero che vi sia piaciuta e spero che abbiate imparato la differenza e capito la differenza tra c'è e ci sono. Fatemi sapere nei commenti come l'avete trovata e se è tutto chiaro e se il video vi è piaciuto mettete un like così che aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio. Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!